In questo video parleremo finalmente della connessione di questo inverter 3 kW continui e 9 kW di spunto con, poi ve lo farò vedere, con il pacco batterie da 8 kW circa LiFePO 4. Parleremo di tutti i settaggi, parleremo di tutti gli aspetti positivi, e ne ha tanti di positivi, e qualcosa anche di negativo. Trasformatore toroidale. Questo pesa 25 kg ed è stato appoggiato su una piantana, come vedete, di metallo con gommini, con una sponda, un tubo di ferro. Poi vi faccio vedere anche qualche videata con i dettagli, e andremo proprio a parlare di connessioni, settaggi, aspetti positivi, negativi. Questo non è un ibrido, non ha regolatore di carica incorporato, allacci alla rete eccetera. Questo è un inverter onda pura sinusoidale da 3 kW con incorporato il caricabatterie da 75 A, quindi riusciamo a buttare nelle batterie circa 1000 watt, circa 1 kW, ed è tantissimo. Se immaginiamo uno di questi su un camper, è vero che è pesante, oggi i camper hanno bisogno anche di dosare i pesi per restare entro i limiti, ma con uno di questi, quando noi arriviamo a una colonnina e ci attacchiamo, diamo 1 kW di corrente alle batterie, e quando dobbiamo usare 3 kW, addirittura con 4, 5, 6 di spunto, riusciamo a farlo senza difficoltà. I test non sono stati semplici, ho voluto evidenziare anche gli aspetti negativi, e ce ne sono, poi ve li menzionerò adesso uno per uno. Ho avuto occasione anche di testare bene l'abbinato BMS della Daily, che ha qualche discrepanza, qualcuno già la conoscevamo. Alcuni amici del canale mi hanno anche detto di consigliare di cliccare sulla campanella, perché in questo modo sareste avvisati sui nuovi video che escono man mano nel canale. Io, come voi sapete, non ho mai spinto, obbligato nessuno. L'unica frase chiave che dico prima del video è: buona visione, iscrivetevi al canale. Ecco quindi la panoramica di montaggio. Come vi dicevo, è stato montato su una staffa metallica, ovviamente con i gommini, dove nel mezzo c'è un perno, ed è stato montato qui ovviamente per fare le prove. Però è talmente robusto e stabile che potrà essere lasciato anche in maniera permanente. Da qui vediamo le connessioni dei cavi, come al solito molto grossi, cavi molto buoni, e che scendono fino a connettersi positivo e negativo nelle opportune sedi. Questo è il negativo che va al BMS, e questo è il positivo che va alla batteria. Ora, qui c'era installato, e adesso ve lo faccio vedere bene, un fusibile ripristinabile, e ne ho comprati veramente tanti, usati per tanti test, tanti esperimenti, però alla fine mi sento di dire che non sono molto affidabili, in quanto questo test mi ha fatto perdere un'ora per capire che era questo interruttore, questo fusibile, che non trasportava corrente. Adesso ve lo faccio vedere da vicino. Eccolo, è un classico che avrete comprato anche voi. Il momento in cui chiudevo il circuito, passava la corrente, si accendeva l'inverter, tutto funzionava, ma quando superavo i 10-12 A si spegneva l'inverter, ed era proprio questo che non riusciva a sopportare correnti superiori a 10-15 A, quando invece questo è da 150 A, ed era esattamente in linea con il BMS da 150 A. Allora, quando acquistiamo prodotti ormai ci siamo un po' abituati, sia noi tecnici ma anche voi, amici del canale, che c'è sempre un po' di inaffidabilità, prodotti scadenti, quindi questo canale di Fai da Te insegna proprio a risolvere queste problematiche. Dopo un'ora, mi è costato un'ora, a questo punto l'ho temporaneamente bullonato direttamente sul positivo. È una cosa che non va lasciata fissa, già lo sapete, perché il fusibile sulle batterie deve essere sempre presente. Cosa farò quindi per la definitiva? Metterò questo stacca batterie nautico di una certa portata, veramente potente, con anche la chiave estraibile. Semplicemente tolgo la chiave e do anche la possibilità che non venga
inserita manualmente magari da bambini o da persone che non sono autorizzate. Questo è uno stacca batterie, non è un fusibile, ed infatti come fusibili userò i classici Mega Fuse che vanno benissimo per lo scopo, ovvero si fonderanno solo in emergenza, ma per manutenzione userò questo stacca batterie che ha veramente grandi portate e affidabilità. Quando si chiude la levetta, qui una barra di rame va a chiudere i due contatti, e questa è la solita vecchia manovra intramontabile manuale. Anche questo aveva lo stesso principio manuale. Qui il circuito è aperto e qui è chiuso. Ne ho aperti un paio per vedere come sono all'interno e non hanno sicuramente l'affidabilità di quello che vi ho fatto vedere in precedenza. Quindi su questi io chiudo una parentesi. Li ho usati, sono stati utili, però hanno una percentuale di non funzionamento ed è molto negativa per una serie di motivi. Il primo motivo per cui questi sono inaffidabili è che se ci avviciniamo alle forti correnti, questo è un 150 A, ma già 70, 80, 100 A lo sentiamo scaldare, e se abbiamo bisogno di sganciare, a volte non sgancia, cioè le piastrine interne di rame si saldano. Non è che in realtà sono saldate, ma in funzione dell'alta temperatura e del tempo, magari sono rimasti a circuito chiuso per tanto tempo, si vanno veramente un po' a ossidare, un po' a saldare col calore. E se io devo sganciare e lui non si sgancia e mi rimane agganciato, immaginate il momento in cui lui debba partire per emergenza e deve sganciarsi da solo, non lo farebbe. Questo invece, connesso a un Mega Fuse, il momento in cui il Mega Fuse supera le correnti, c'è un cortocircuito, lui si fonderà. Dovremo cambiarlo, ha un piccolo costo, lo sappiamo, ma è affidabile. Quindi il momento di sgancio è più affidabile il Mega Fuse che non i ripristinabili. E se devo fare manutenzione, qui c'è una molla potentissima che io devo fare uno sforzo prepotente per andare a chiudere il circuito. Questo si è chiuso con una barretta di rame. Quando io faccio così, e lo sentite dal rumore, la molla non permette nessuna nanosaldatura, e di questi ci sono, come vedete anche dalle connessioni, grandi portate, cioè questo tiene veramente grandi amperaggi di corrente. Quindi per le manutenzioni staccherò questo stacca batterie con chiavetta di sicurezza, me la porto via, nessuno fa partire l'impianto se non ci sono io, specialmente sui camper dove ci possono essere bambini o persone che non sanno cosa fare, e inoltre per attivarlo ci vuole una forza per cui un bambino spingere e girare potrebbe anche non capirlo. A questo punto affidabilità per manutenzione e Mega Fuse per sicurezza. Basta con questi ripristinabili, li ho usati veramente come tutti, tanti, ma alla fine ho dovuto arrendermi. Ma torniamo al nostro inverter. Adesso mi avvicinerò con la camera allo schermo in modo da vedere tutti i settaggi che io ho impostato su questo schermo per gestire le LiFePO 4. Tenete presente che lui ha anche una funzione litio, ma si riferisce a 14.7 volt e non è modificabile. Che funzione ho usato? Quella user, cioè others battery, cioè altre batterie. A quel punto hai un range molto ampio che ti dà la possibilità di gestire i volt veramente come vuoi tu. Passiamo quindi alla visione nei dettagli. Diciamo che il settaggio è molto simile ai Voltronic. Teniamo premuto questo tasto finché la videata va all'interno del menu. Ogni volta che premo questo, uscirò dal settaggio. Rientriamo e andiamo alla prima funzione, up, cioè saliamo alla prima funzione. SBU significa priorità alle batterie. Se le batterie non ce la fanno, passerà alla rete. Se noi andiamo a modificare questa funzione e mettiamo la funzione UT, questa significa priorità alle utility. Cosa succede? Che lui diventerà un caricabatterie. A questo punto si è attivato un relay. Se usciamo da questa videata, vedremo, andiamo negli ampere, vedremo che sta salendo il caricabatterie. Sta salendo e vedete qui
che si sta portando a 75 ampere gradualmente. Quindi questo è un caricabatterie da 75 ampere e se andiamo nei voltaggi, cioè nelle tensioni delle batterie, vediamo che in realtà la batteria sta salendo. 13,6, vi ricordo questa è una 12 volt, quindi la sua massima carica impostata, lo vedremo dopo, è a 14 volt. In questo caso ho voluto fare 13,9. In questo modo andremo a non sfruttare pienamente le batterie. Torniamo alle funzioni programmabili. Teniamo premuto qui, eravamo sul numero 1, a quel punto schiacciamo qui, lo ritrasformiamo in SBU, cioè batteria, e vediamo che il caricabatterie a questo punto si sgancia e gli ampere assorbiti sono 0. Se andiamo alle tensioni, vediamo che la batteria è scesa a 13,2, mentre sotto carica con 75 ampere era a 13,6. E qui capiamo una cosa molto importante che voglio spiegarvi nei dettagli. Ora, la cosa che volevo spiegarvi e che è veramente importante è questa. Quando era sotto carica batteria con 75 ampere, la tensione da 13,2 era salita a 13,6. C'era un incremento notevole. Staccando il caricabatterie è scesa a 13,2. Ora, questa escursione, soprattutto per le litio, è tanta, perché può andare e spostarsi all'interno dei meccanismi di protezione. Ma questo perché avviene? Perché noi abbiamo batterie potenti, batterie che possiamo usare al 100%, ma sono sempre 600 ampere. È come quando ai tempi usavamo le piombo 3 in parallelo da 200 ampere, erano 600 ampere. E quando davamo picchi forti sia negli assorbimenti, e lo vedremo dopo, sia nella produzione fotovoltaica, questi picchi forti fanno salire la tensione e i grandi assorbimenti fanno scendere la tensione rispetto a quella reale della batteria. Perché dico questo? Perché ne dobbiamo tener conto, in quanto la programmazione che avevo fatto qua all'inizio, e dopo vi spiego i dettagli, teneva conto di una programmazione teorica da libri, ma poi nell'atto pratico l'inverter sganciava spesso, non utilizzando le batterie. Perché se io impostavo qua sganciati a 3 volt per cella, in realtà con un grande assorbimento di 1,5 kW, 1,8 kW, questo scendeva sotto i 3 volt per cella e sganciava e passava alla rete. Ma la batteria era a 3,2, 3,1 e quindi non usavo la batteria come avrei voluto. A questo punto ho dovuto fare delle impostazioni molto più basse in giù e più alte in su, tenendo sempre però presente di non uscire mai dai parametri esterni minimi e massimi. Sgancerà sempre da impostazione mia a 2,5 volt per cella in consumo e sgancerà a 3,75 in salita, cioè in sovraccarica. Quindi questi due sganci del BMS salvano le celle. Sto facendo dei test anche interessanti, dopo uno ve lo faccio vedere, per utilizzare l'inverter direttamente dalle batterie, quindi avere connessioni, meno connessioni, non passare dal BMS, utilizzare i cavi e i connettori in maniera diversa, soprattutto perché ogni passaggio di questo è dispersivo in termini di temperatura, in termini anche di tensione e di corrente che può passare, cose che si possono rompere. E in futuro questa sarà l'idea, vediamo dove arriviamo, gestire tutti i controlli sempre dal BMS, ma se io assorbo direttamente dalle batterie e assorbo 3 kW e il BMS mi serve per controllare tutte le celle, che è il suo lavoro, Battery Management System, controllare tutte le celle e creare degli interventi di stacco solo in emergenza, a quel punto lì sono già riuscito
in un'impresa. Perché? Perché invece di un BMS che debba portarmi la corrente all'inverter, in questo caso ci vorrebbe 500 ampere, io posso usare un BMS da 10 ampere che mi deve solo controllare le singole celle, che mi deve solo far partire le protezioni, che mi deve sentire la temperatura. Tutto il resto sarà abbinato invece del BMS al gruppo batterie. Questo è un discorso futuro, seguite il video perché ci sarà tutta questa evoluzione, questo progresso, queste invenzioni, chiamiamole così, per andare alla fine a, se si potrà, eliminare il BMS. Ad oggi non è eliminabile, soprattutto se usiamo tensioni alte come i 48 volt e 24, un BMS da 250 ampere, siamo già sui 10 kW, quindi va benissimo, ma è l'inaffidabilità del BMS, dopo vi spiegherò anche alcuni dettagli che ho visto e già li sapete, che mi preoccupa e mi rende l'impianto meno sobrio. Per chi come in passato era abituato alle batterie al piombo, 2 cavi e andiamo a utilizzare, c'era tutta una serie di problematiche, la solfatazione e quant'altro, e le correnti di carica devono essere calcolate in percentuale. Qui abbiamo delle batterie al litio molto potenti, belle, che possono essere consumate al 100% e caricate velocemente. Però il punto dolente di questi impianti è il BMS e tutti questi cavi che dobbiamo connettere. Pian piano arriveremo anche a questo, ma torniamo all'impostazione dell'inverter. Schiacciamo ancora il tasto di settaggio ed entriamo nella programmazione. Abbiamo visto lo 00, la 01, cioè priorità batterie o corrente, e vediamo la 03. Qui si riferisce all'appliance, cioè vogliamo utilizzare questo inverter per tutti gli apparecchi elettronici o vogliamo dedicarlo ai computer dove c'è bisogno di corrente a 230 volt un po' più stabile con poco range. A questo punto lo spostiamo su UPS. Questa funzione UPS permetterà di avere un range di tensione molto più ristretto rispetto all'altra. Io preferisco questa perché questo sarà un inverter utilizzato per tante tipologie di apparecchi diversi l'uno dall'altro. 5 è la scelta delle batterie. Qui c'è una lunga lista, tra cui la funzione B-L, che è quella precedente, riguarda esattamente le litio, vedete? Batterie litio. Questa funzione automaticamente andrebbe a impostare tutto l'inverter per una carica delle batterie a 14,7 volt, che è tantissimo. Non possiamo innalzare le batterie LiFePO 4 oltre i 14,2 per avere sicurezza e certezza. Io addirittura le ho posizionate a 14, quindi lasceremo questo, che è esattamente l'uso delle batterie che viene chiamato qui user defined, cioè abbiamo la possibilità di salire da voltaggio che vogliamo fino a un certo limite, quindi scegliamo noi tutti i parametri manualmente. Interessante la successiva, come vedete da 5 passa a 7, non sono impostati tutti i numeri progressivamente, ma il software gestionale è stato impostato dalla casa madre per ciò che interessava loro. Questa è la funzione auto restart when over temperature, cioè quando la temperatura sale oltre un certo limite l'inverter si spegne e poi riparte da solo. Per attivare questo dobbiamo attivare proprio LTE, che significa enable, cioè abilitato. Invece di serie viene impostato come LTD, come Domodossola, che significa disabilitato. Se andiamo avanti, il prossimo, che è il numero 9, quindi l'8 non c'è, è la frequenza di uscita, ovviamente 50 Hz. 10 non c'è, passiamo all'11, massima corrente di carica, e qui possiamo scegliere quello che vogliamo in funzione sia del nostro consumo elettrico, in funzione delle colonnine che troviamo. Vedete, questo scende il numero di 5 in 5 e possiamo caricare con una potenza di 50 ampere fino ad arrivare al minimo, vedete che è 5 ampere. Possiamo caricare con 5 ampere. C'è anche lo 0 ovviamente, e quindi non ha senso impostarlo come carica batteria 0. Io l'ho messo alla massima potenza, cioè 75 ampere, perché il momento in cui voglio usare la rete o un generatore o una colonnina col camper avrò 75 ampere istantanei di potenza, che è quasi 1 kW, da buttare in batteria. Il prossimo è fondamentale
è il Low Battery Voltage Inverter Transfer to Utility, sarebbe a dire qual è il voltaggio minimo di utilizzo della batteria, dopodiché tu vuoi passare alla rete. Io ho impostato 11,2. Se dividiamo 11,2 per le 4 celle, vediamo che abbiamo un voltaggio sotto i 3 volt. In altre situazioni con bassi consumi, inverter Voltronic e quant'altro, avrei impostato 12, perché 12 su 4 celle significa 3 volt a cella. Ma dato che qui ho visto che c'è possibilità con questo inverter di usare molta corrente, ho visto che la discesa sotto i 12 volt può essere abbastanza possibile e quindi ho messo 11,2. Tenete presente che questo deve essere sempre più alto del BMS, difatti il BMS è 10 volt. Qui iniziano un po' di parametri di controllo. Questo allarme io ho messo off perché ogni cosa che succede lui suona e dà fastidio, quindi io ho messo off perché danni non ne possono fare. Poi il successivo è il ritorno di default al display, cioè se io imposto questo con la P finale, quindi T e P, lui ritorna di default all'ultima schermata che avevo impostato. Io di solito metto voltaggio batterie e watt di assorbimento di potenza e quindi preferisco questo. L'altra funzione potrebbe essere questa, ESP, dove lui ritorna sempre allo schermo iniziale. Invece io preferisco che torni là dove io ho impostato l'ultima schermata. Una cosa molto semplice, utile, non fondamentale comunque. La funzione numero 20, la successiva, è esattamente la retroluminosità dello schermo. Lo vogliamo sempre così visibile? Io l'ho attivata adesso per fare il video, ma poi la metterò in LOF, cioè off, in modo che quando io ho finito le operazioni si spegne. Questo mi darà ovviamente più durata di questo schermo invece che andare a consumarsi perché è sempre acceso. La funzione successiva è la 22 e riguarda i suoni, cioè beeps while primary source is interrupted, cioè se la corrente si interrompe, sto parlando della 230 volt, lui emette un allarme. Io l'ho messo in off perché non ho voglia di essere disturbato se la corrente si interrompe. E la successiva è record fault code, sarebbe a dire memorizza tutti i codici di errore che ci sono stati, quindi quando andiamo a verificarli possiamo vedere come mai l'inverter è andato in protezione. FAN significa enable, cioè abilitato in inglese. Se andiamo avanti abbiamo la funzione 26 e la funzione 27 che sono le due più importanti, cioè 26 bulk e 27 il float. Le batterie al litio non vanno né equalizzate né bisogna fare l'assorbimento. Perché non faccio né assorbimento né equalizzazione? Innanzitutto l'equalizzazione è proprio vietata in quanto porterebbe le batterie a una sovratensione e non deve mai succedere con le litio. E poi non faccio l'assorbimento perché una volta raggiunta la massima tensione della batteria è consigliabile andare direttamente al flottaggio. L'impostazione che io ho fatto sul bulk è 13,9 volt, cioè ogni cella arriverà a 3,47 circa, e invece nel flottaggio io ho messo 13,6, cioè arriveranno a 3,42. In questo modo non andrò mai a 3,65, le celle saranno comunque cariche al 90-95%, dureranno di più, non gonfieranno, anche se queste sono compresse, ci sarà un po' di salute. Teniamo presente che appena le celle arrivano a 13,9, dopo pochi secondi scenderanno a 13,6. Qui possiamo mettere anche 13,5 se vogliamo conservare un po' di più le celle. Basta premere qui e dopodiché abbassare di un decimo. A questo punto abbiamo fatto il float a 13,5. Ecco che dopo il float ci troviamo al parametro 29,
low DC cutoff voltage, cioè a quale tensione della batteria di emergenza minima io devo spegnere l'inverter. Qui ho impostato 10,5 perché il BMS è impostato a 10, cioè 2,5 volt per cella. Qui ho messo qualcosa in più perché si deve spegnere prima questo e poi il BMS. Quello successivo riguarda le frequenze, cioè il range di frequenza. E io ho messo gen, che sarebbe generale, intorno ai 50 Hz. In quello successivo, parametro 94, abbiamo seleziona il tipo di batteria. Ebbene, qui possiamo selezionare, come vi dicevo prima, le batterie al litio, se impostiamo ALB, oppure altre batterie se impostiamo questo. Io ho impostato questo perché questo parametro litio si riferisce a carica fissa a 14,7 volt, che non va bene per le LiFePO 4. Quello successivo è molto interessante, è un dry contact, ovvero il contatto secco, viene chiamato in italiano, cioè un punto dove non c'è corrente, gliela diamo noi, cioè questo interruttore, questo relè lo vogliamo normalmente chiuso, normalmente aperto. Bene, in questo parametro stabiliamo la tensione alla quale il relè deve chiudere, ovvero trasportare corrente. Questo può essere utilizzato quando la batteria è carica e andiamo a chiudere questo contatto in modo che lui attivi ad esempio una resistenza che possa scaldare dell'acqua calda. E ovviamente quello successivo sarà quando la batteria si trova a 12,5 andrà ad aprire il contatto, cioè a interrompere il flusso di corrente in modo da non consumare tutta la batteria solo per questo scopo. Questo è molto interessante se abbiamo apparecchiature da pilotare in funzione di una tensione e quindi andiamo a fare normalmente chiuso, normalmente aperto in funzione della tensione che noi possiamo impostare, quindi che desideriamo. Quello successivo è esattamente l'abilitazione del dry contact enable, cioè abilitazione del dry contact. Se invece non vogliamo usare questa funzione, metteremo il dry contact disable, cioè disabilitato, ma a noi interessa, quindi metteremo abilitato. E in questo modo, come ho già detto, andremo a utilizzare il fotovoltaico per altri scopi. Il successivo è un allarme, cioè a che tensione devo cominciare a dirti la batteria si sta scaricando troppo. Ho messo 11 volt perché questo è il primo allarme. A 11,2 vi ricordate, l'inverter passa a rete, ma se non passa a 11 mi dà un allarme e se non passa a 10,5 lui stacca tutto. E se non stacca, il BMS a 10 stacca tutto. Quindi i parametri andando al contrario sono: il BMS stacca 10, l'inverter stacca a 10,5, l'inverter mi avverte a 11 e l'inverter passa alla rete a 11,2. Queste impostazioni, già ripeto, le ho scelte in questo modo perché ci possono essere grandi assorbimenti che sennò farebbero scendere troppo la corrente, perché sennò questi, come da video precedenti e tabelle precedenti, andavano tutti un po' innalzati. E l'ultima funzione molto semplice è la scelta della tensione di rete, in Europa 230 volt. Anche questa è modificabile, addirittura possiamo mettere non solo la rete americana a 120 o 230, ma possiamo anche modificare questa tensione. Non ne trovo un'utilità specifica, io lascio sempre intorno ai 230. Abbiamo finito, schiacciando un'altra volta vediamo che torniamo al parametro 0. A questo punto con questo usciamo e abbiamo impostato tutto ciò che dovevamo impostare in questo inverter. Bene, adesso vediamo un po' di utilizzo dell'inverter. Bene, fino qua nulla di strano, praticamente è la stessa impostazione dei Voltronic. Abbiamo visto come impostare per ottimizzare, abbiamo visto come impostare più basso o più alto in funzione degli spunti.
e quindi quello che dico sempre, andate a cercare di capire il perché delle cose e poi adattarle alla vostra realtà personale. Passiamo adesso all'utilizzo dell'inverter sia dalla rete che dalle batterie. Adesso passiamo all'unità di potenza, cioè l'inverter utilizzato con il massimo degli ampere del BMS. Qui c'è già una pecca del daily perché 150 ampere sono proprio tirati, difatti non arriva a 1800 watt ma arriva a 1700 watt. Adesso non voglio farvi la videata col test dove sgancia perché poi ci sarebbe da fare il ripristino, comunque poi vi spiegherò come si ripristina. Adesso andiamo ad attaccare un primo carico che risulta essere veramente basso di 60 watt, così vi faccio vedere cosa succede. Andiamo nella funzione che riguarda i watt e attacchiamo 60 watt. Bene, ho attaccato 60 watt, ma qui segna sempre 0. Perché? Perché lui inizia a segnare partendo da 80 watt. Difatti, se io attacco adesso invece del 60 watt un 100 watt, vediamo cosa succede. Ha iniziato a segnare 105 watt per la precisione. Quindi questo è un po' un handicap, non ci dà la possibilità di capire quando stiamo consumando poco. Io penso personalmente che sia una scelta, cioè non vogliono far vedere che insomma un certo consumo di fondo l'inverter ce l'ha. E io ho visto che intorno agli 85-90 watt lui inizia a segnare. Però vedete che questa era una resistenza da 100 watt e in effetti non ha segnato 100 più un altro consumo, ma ha segnato 100 watt reali. E se andiamo con l'amperometro sui cavi vediamo che in effetti il consumo della batteria è quello. Quindi diciamo che l'inverter ha un consumo suo quando si trova in questo stato di batteria di circa 5-7 watt. Ora questo consumo di 5, 7, 8 watt a seconda delle situazioni o anche di 20 watt se entra in funzione la ventola di raffreddamento, direi che è normale. Su inverter di qualsiasi tipologia abbiamo sempre un consumo che va dai 10, 20, 25 watt quando siamo in funzione batteria. Ma la domanda che ci chiediamo è questa: vi ricordate quello che dissi dei Voltronic che connessi alla rete, prelevando dalla batteria e semplicemente connessi alla rete, avevano comunque un consumo dalla rete di 90 watt, che era veramente tantissimo. Ora la domanda che vi faccio è questa: quanto consuma questo connesso alla rete? Ebbene, lo andiamo a vedere direttamente dal wattmetro che ho connesso alla rete e in uno stato di inattività dove questo inverter sta assorbendo dalle batterie, è semplicemente connesso alla rete ma non sta assorbendo niente, quindi è pronto all'uso. Invece dei 90 watt dei Voltronic, quanto consuma? Questo è importante perché 90 watt per 24 ore fa 2 kW. Noi andiamo a sprecare 2 kW da casa semplicemente per non utilizzarlo. E qui quant'è? Ebbene, il consumo in stand-by è 33,7590, insomma 34 watt. Ora, tenendo presente che tutti sono intorno ai 15, 20, 25, 30 watt, mi sembra che non sia neanche male, soprattutto è un terzo di quello dei Voltronic. Ecco perché la condizione non è negativa. A fronte di zero utilizzo, lui ha un consumo che non viene segnato qua ovviamente, ma viene solo segnato, calcolato nella rete, perché appunto è un assorbimento di rete, di 33-34 watt. Ora è fuori discussione che 33 watt sono meglio di 90, è un terzo, come anche è innegabile che 33 watt sono comunque un consumo che nella giornata fa 600 watt. Ecco perché per ovviare a questo sistema, visto che ce l'abbiamo lì nella rete morto, noi possiamo pilotare un relay che a un certo orario della giornata o una certa tensione, e potrebbe essere anche quel relay NCNO, quel contatto dry che vi ho fatto vedere prima, a una certa tensione lui tac, si attiva. Cosa attiva? La rete. Quando avrà bisogno la utilizzerà,
ma la mattina quando il sole comincerà a caricare lui disattiva la rete. In questo modo avremo un utilizzo del momento in emergenza della rete in on durante la sera, quando la batteria sta andando molto giù durante la notte, e off quando la batteria la mattina inizia a essere ricaricata. E sono sempre ottimizzazioni, perché sapete che bisogna sempre arrangiarsi col fai da te e soprattutto con i prodotti che oggi ci sono in commercio. Certo, ci sono inverter che costano 3 kW 1500 euro, 1700 euro e hanno un consumo in stand-by di 10-15 watt, ma spendere queste cifre per avere 15 watt di consumo a fronte di 30 è una differenza di 15-16 watt che non riusciremo mai a recuperare nell'acquisto. Quindi va bene così, questi 30 watt abbondanti vanno bene rispetto alla media degli inverter, perché tutti gli inverter hanno un consumo in stand-by all'incirca di questo watt, che per me è molto più tollerante che non gli intollerabili 90 watt, 80-100 watt dei Voltronic, assolutamente no. Adesso cominciamo progressivamente ad alzare i watt in modo da far lavorare l'inverter fino a 1600 watt e vediamo come si comporta direttamente dalle batterie. Qui siamo a 1620 watt, 1630. Non posso andare oltre perché questa è una carenza del daily che ha un 100 watt meno, 150 watt meno del dichiarato. Quindi questa è la massima possibilità che mi dà il daily. Quindi attaccando le batterie a questo 150 ampere, nonostante l'inverter sia da 3 kW, lui reggerà, per mia convenienza, per non far mandare il daily in blocco, il BMS, reggerà 1600 watt e qui ci potrà stare tranquillamente. Adesso lo lasceremo per vedere cosa succede dopo minuti di funzionamento. Avete notato che la tensione delle batterie è scesa con 1630 watt di assorbimento a 12.1. Ora, se avessi impostato 12 volt passaggio alla rete, sarebbe già passato. Ecco perché ho impostato molto più basso, perché ho tenuto conto del grande assorbimento che poteva esserci e che continua a esserci. Come vedete il 12.1 rimane fermo, perché? Perché le litio hanno tanta potenza, quindi c'è un abbassamento di tensione ma non di ampere ora, quindi la capacità è sempre lì dentro le batterie e noi potremo lasciare in questa condizione per ore e ore. Andiamo adesso a misurare il cavo che ho messo io, questo positivo che misura 31.8, questo negativo misura 28.6.9. guardiamo la connessione che abbiamo fatto, questa misura 26.2 e adesso, sorprese delle sorprese, andiamo sul daily. Qui c'è una ventola, come vedete. Andiamo a vedere all'interno cosa è successo dopo un quarto d'ora. La temperatura è 31, circa 31.4, quindi non ha scaldato, però il punto dolente, e già questo si poteva ipotizzare, sono i cavi del BMS, dove se misuriamo il P-, avremo una temperatura del cavo, scusate che c'entro, di 76 gradi. 76.6 è la temperatura del P-, 76.6, e del B- siamo a 51 gradi di massima. Quindi vedete che questi due cavi del BMS
sono ovviamente per la portata che il BMS garantisce, cioè 150 A, neanche ci siamo arrivati, siamo a 145, ma questi due cavi sono sottodimensionati e stanno disperdendo tanta corrente perché sono arrivati a 70 gradi. Se misuriamo adesso, dopo qualche minuto, vediamo che questo cavo è 85.3, cioè è un cavo che è diventato intoccabile. Se tocchiamo qua ci possiamo scottare, ma i cavi, quelli che avevo messo io, che ho messo io di connessione alle batterie, ovvero questo blu, si trova a 37 gradi, questo si trova a 36 gradi, ovvero non hanno scaldato per niente. Ecco l'importanza che ribadivo in un video sui cavi, cioè le dimensioni sono importanti per le portate. Cavi, BMS, passaggi, surriscaldamenti, avete visto gli 85 gradi di prima, veramente rendono impossibile la cosa. Facciamo una verifica ancora, mentre qui sta continuando a buttare fuori 1,6 kW, andiamo a verificare ancora le temperature di questo cavo del BMS, il P-. Allora, il P- segna adesso, fatemelo posizionare in maniera giusta, anche se mi muovo poi al suo effetto memoria, eccolo qua, siamo sempre a 83 gradi quasi, quindi è veramente troppo, veramente intoccabile. Bene, sono passati 20 minuti ragazzi, stiamo assorbendo ancora 1,6 kW, siamo a 12,1. Guardate cosa succede se adesso stacco tutti gli assorbimenti, vediamo le batterie a che tensione torneranno. Ecco, sono tornate a 13 volt. Tenete presente che alla fine è solo uno 0,1 di differenza, perché vedete si è alzato a 13,1, il BMS segna 13,2, quindi sono quei più che altro fastidiose differenze di tensione. Avremmo tutti preferito che le tensioni di questi voltometri fossero state uguali, in modo da riuscire a gestire gli interventi in maniera da non modificare gli stessi interventi in funzione del malfunzionamento. Ecco, questo è il senso, oppure della differenza tra tensioni. Queste discrepanze, queste diversità tra componenti, questa forzatura ad adattarli, non è che voglio con questo scoraggiarvi, voglio semplicemente, anzi al contrario, dirvi: valutate bene come impostate le cose in modo da adattare voi stessi ai prodotti che si comprano, perché se no chiamare un'azienda e dire vieni fammi tutto e poi scoprire che il costo si è decuplicato è un'altra storia. Ecco perché noi come tecnici siamo abituati a queste condizioni. Chi non lo è, parte all'inizio, può essere scoraggiato, può dire quando mai aggiusterò o metterò a puntino l'impianto, e attraverso le prove, attraverso le configurazioni diverse, attraverso l'adattamento a questi prodotti che alla fine provengono quasi tutti dalla Cina, che riusciamo a ottenere un impianto soddisfacente. Passiamo adesso alla verifica del BMS sullo schermo. Spostiamoci quindi adesso dall'inverter che segna 13,1 volt direttamente sul telefonino che è connesso e vediamo che segna 13,2. Questo 0,1 volt va tenuto in considerazione quando dobbiamo programmare il nostro inverter, il nostro BMS, in modo da compensarlo, ed è una cosa inevitabile, l'abbiamo già detto. Una cosa che voglio dirvi è la totale, purtroppo, inaffidabilità del SOC, cioè lo State of Charge. Qui sta segnando quasi 75%, quando invece la batteria è ben più del 75%, e quindi è inaffidabile. Di solito non crea nessuna problematica, non interviene su nulla. Quando è sotto lo 0, cioè consumiamo troppo, dà qualche allarme, sopra il 100 dà anche qualche allarme. Se dovesse creare dei problemi, anche qui dobbiamo adattarci
in qualche modo modificando la capacità delle batterie. Sono cose fastidiose, ma l'abbiamo già detto, dobbiamo purtroppo abituarci. Invece adesso andiamo a vedere, dopo tutto questo utilizzo, dove per mezz'ora abbiamo praticamente consumato 1600 watt, un po' meno di mezz'ora, e vediamo cosa succede nelle celle singole. Allora, abbiamo le celle che sono quasi tutte simili, vedete? 326, 326, 328, 323, ovviamente in continua evoluzione, perché si spostano. Se andiamo nella parte superiore e andiamo a vedere qual è la differenza massima tra le celle, vediamo che è 003, cioè 3 millivolt o 5 millivolt oscillanti, 9 millivolt di differenza tra una cella e l'altra. Questo è esattamente il lavoro del BMS che va a compensarle, che va a modificare, vedete è sceso adesso a 3 millivolt. In questo modo abbiamo sempre la possibilità di tenere sotto controllo, ma vediamo che con tutto questo utilizzo 1600 e passa watt nello specifico, noi abbiamo avuto uno sbilanciamento bassissimo e questo è molto positivo sia per il BMS, che ha in realtà un voltometro molto affidabile, che per le batterie che non si sono sbilanciate, denominando quindi, evidenziando quindi una buona qualità. Una cosa interessante che voglio farvi notare è questa. Ho messo sotto carica le celle alla massima potenza, vedete 75.7, 76 ampere stanno entrando in batteria attraverso appunto l'inverter in funzione carica batterie. Ora a questo punto vedete la tensione sta salendo, è a 13,5. La cosa bella è che il delta, cioè la differenza tra la cella più alta e quella più bassa, è 31 millivolt, che è bassissima, e le celle, se andiamo a vedere, sono tutte abbastanza simili, vedete 3, 36, 37, 37, 37, cioè sono molto simili, molto vicine, e questa è una soddisfazione, cioè in salita stanno andando bene. Quindi con 75-76 ampere di corrente sta andando tutto veramente molto molto bene. Ci possiamo fidare. Man mano che le tensioni salgono ci sono degli sbilanciamenti, ma sempre all'interno del 36 millivolt, e quindi anche le celle singole sono sempre abbastanza vicine. Vedete, qualcuno ha già superato i 340, 342, 338, insomma si stanno comportando ancora bene, tenendo presente che in ingresso ci sono ancora 76 ampere, che sono veramente tanti. Ecco un'altra salita significativa, le celle stanno cominciando a sbilanciare ed ecco che lo sbilanciamento è 0,47, ancora ampiamente nei limiti, e vediamo che il caricabatterie è sceso autonomamente a 36-37 ampere. Vediamo che i volt avevamo impostato come bulk 13,9, ci è arrivato, praticamente adesso sta scendendo in termini di corrente, diminuendo la corrente pian piano arriverà a quello che viene chiamato il float. In questo modo non andiamo oltre i 13,9-14 volt perché rischieremmo tanto sbilanciamento. Qui intanto il delta è già 53 millivolt dalla più alta alla più bassa, vedete? La più alta 3,51 e la più bassa 3,48. Quindi abbiamo già superato ampiamente quello che volevamo fare. Se staccassimo adesso avremmo molta meno tensione in batterie, perché stanno entrando comunque tanti ampere. Quindi lo lasciamo fare per vedere un po' cosa succede quando l'amperaggio sarà a 0. Ecco la differenza di 0,1 che io avevo configurato a 13,9, invece il BMS mi segna 14 volt. La corrente è scesa a 7, quasi 8,
le celle hanno uno sbilanciamento di 60 millivolt, pochissimo, e ogni cella vediamo che è intorno ai 3,50, 3,54, 3,55 l'ultima, quindi non abbiamo toccato i 3,65 e questa è una reazione della tensione che sta entrando. Teniamo presente che tra 3,4 e 3,6 ogni cella non guadagniamo tanti ampere, quindi conviene sempre tenerle basse. Oggi sto facendo questo test per fare capire a voi alcune funzionalità. E questa è la massima carica che stiamo facendo con basso sbilanciamento e pochi ampere che gradualmente scendono. Qui siamo a 6 ampere circa. Eccoci arrivati a fine carica. Le celle sono a 14 volt, zero corrente in ingresso. Abbiamo ancora un piccolo sbilanciamento di 53 millivolt che l'equalizzatore attivo e il BMS stanno un po' recuperando. Le celle sono intorno ai 3,50, come possiamo ben vedere. E quindi direi che abbiamo fatto una carica al 100%, quasi al 100%. Quindi in questo modo abbiamo utilizzato, che sia a casa che sia camper, abbiamo utilizzato al meglio le batterie. Possiamo anche calare di qualche punto per compensare le differenze. Come già dicevamo all'inizio, invece il SOC è inaffidabile. Adesso sta segnando l'81% quando dovrebbe segnare il 95-98%. Quindi adesso è così, è 81, poi alla prossima carica potrà essere 75, quindi non preoccupatevi di questo. Non sono risultati errori di sgancio. Qualche utente diceva che potrebbe sganciare il Bluetooth, insomma c'erano delle situazioni che però fino ad oggi non mi risulta nessun pericolo fondamentale. Verificate voi, poi se volete segnalarlo nei commenti, lo andrò a comunicare tramite voi anche agli altri amici del canale. Adesso andremo a utilizzare direttamente l'inverter con le batterie, non passando dal BMS. Questo fa parte, ve l'ho detto all'inizio, di un test che voglio fare per arrivare progressivamente all'eliminazione del BMS, vediamo se sarà possibile. Innanzitutto facciamo un po' di considerazioni sintetiche su quello che abbiamo visto oggi. Uno strumento affidabile, bello, a me piace, mi ha soddisfatto, i test mi hanno soddisfatto nonostante qualche discrepanza. C'è questo 0,1 volt di differenza che è fastidioso e dobbiamo adattarci. L'abbassamento di tensione che ci obbliga a regolare in maniera diversa. Innanzitutto un'altra cosa interessante è che l'equalizzatore attivo così piccolo che trasporta 5-8 A non l'abbiamo neanche calcolato, lui ha fatto il suo lavoro, però non ha scaldato minimamente. Ecco che posizionando un paio di quelli per trasportare più corrente riusciamo ad aiutare anche il BMS a lavorare meglio. Avete notato che la ventola dell'inverter è partita solo quando c'era un reale surriscaldamento o tanti watt, perché tutti gli altri ibridi che compriamo partono superati 5 ampere all'istante e continuano a fare i missili soprattutto in estate ininterrottamente, a fare rumori frastornanti. Ora immaginatevi in camper una bella radura di pace, che sia a lungomare o che sia in montagna, e voi avete un ibrido che continua imperterrito a rovinarvi quella tranquillità che cercate nei camper. Ebbene, questo sì, pesa 25 kg, è potentissimo, ma è silenzioso. E anche se io attacco 200 watt, non parte la ventola, perché aspetta la temperatura, poi parte e si rispegne. Quindi abbiamo un momento di utilizzo importante dove lui comunque è quasi sempre zitto. Un'altra nota va ai costruttori di BMS. Dovete sovradimensionare i cavi. Abbiamo visto gli 85 gradi del P-, e cosa succede? Anche il B- era caldo e quel busbar di quella cella non arriverà agli 80 gradi, però sarà 35-40 gradi, e pian piano attraverso il rame del busbar si andrà a estendere a quella specifica cella. Io ho misurato le celle, erano tutte a temperatura ambiente, 25,4, quella cella era 31,
quindi c'è un innalzamento specifico di quella cella, ecco perché i cavi non vanno mai riscaldati. Questa è un'ulteriore analisi che voglio fare per eliminare questo BMS, perché non sono costruiti in maniera soddisfacente. Certo, sto parlando dei daily, ci sono altre marche americane e quant'altro, ma ho visto che le problematiche sono abbastanza simili. Quando settiamo la funzione numero 1, SBU batteria o UTI, nel caso che usiamo questo inverter sui camper, lasciamo UTI. Perché? Perché noi non siamo connessi alla rete, quindi se lui non sente la rete non entrerà mai in funzione utility, ma andrà sempre con la batteria. Il momento in cui arriveremo a una colonnina o a casa, vogliamo caricare le batterie perché non vogliamo utilizzare il fotovoltaico, non ci basta, vogliamo fare in fretta, come connettiamo la spina, lui percepirà la presenza della corrente e partirà subito con i 75 A di carica delle batterie. Una volta fatto il rifornimento, abbiamo bevuto un caffè, abbiamo sostato una mezz'ora, un'oretta di sonno, quando ripartiamo abbiamo le batterie gonfie, stacchiamo la spina, lui ritornerà in 10 millisecondi. Questo è un aspetto positivissimo di questo inverter perché il tempo di intervento e di scambio tra rete e batteria è 10 millisecondi. La media dell'inverter è 20 millisecondi, cioè il doppio. Con 10 millisecondi è quasi impercettibile attraverso le luci o soprattutto i computer il passaggio di corrente da rete a batteria. Se utilizzate i cavi come questi sono cavi di qualità, in gomma, sono morbidi. Dentro ci sono centinaia di fili sottili. Non comprate cavi che all'interno hanno cavi di rame grossi, tipo 10-20 cavi grossi che formano un cavo, una treccia, ma comprate quelli con tantissimi cavi sottili. Perché? Perché la corrente non viaggia all'interno del cavo, nella sua massa, ma viaggia nella superficie del cavo, intendo ogni filo interno ha la corrente che viaggia al suo esterno. Bene, se moltiplichiamo le superfici di tanti cavi sottilissimi è sicuramente molto più ampia che non 10 cavi grossi. E quindi un cavo di qualità non è un cavo grosso e spesso in quanto c'è il rame grosso, ma al contrario, composto da tantissimi fili sottili interni. Cominciamo il test con l'inverter connesso direttamente alle batterie, vediamo quanto l'inverter riesce a tenere. Partiamo subito con 1000 watt. Non è neanche partita la ventola, fantastico, dovrebbe comunque partire a breve. Arriviamo adesso a 2000 watt. E siamo oltre i 2000. 2500 watt, la tensione è scesa a 12,3. Qui siamo a 2009. Si è molto abbassata la tensione, siamo sui 3 kW. Adesso diamo un secondo di 3500. A 3300 avete visto, ovviamente l'inverter diceva 6 in sovraalimentazione. Siamo sulla soglia dei 3 kW. Tre kW precisi. A 1500 per 6 secondi. Ha sganciato perché abbiamo portato a 3500 watt per 6 secondi
che è troppo. Sappiamo che gli spunti devono essere una frazione di secondi, non come in questo caso 5-6 secondi. Quando questo avviene si spegne l'inverter e si riaccende. In pochi secondi lui riparte e ripristina tutto. Proviamo adesso a mantenere un carico sotto i 3 kW per vedere quanto possa tenere l'inverter. Qui siamo a 3 kW, la tensione è scesa di molto e l'inverter lo sta tenendo. Questo è il limite continuo della sua capacità in kilowatt. Non sta dando nessun allarme. Vediamo come si comporta lasciandolo così. Stiamo utilizzando al suo massimo. Spengo la telecamera e la accendiamo fra un po', vediamo come si è comportato. Tensione 11,7, assorbimento 3 kW secchi. Dopo 10 minuti non si è mosso da lì, 3.01 kW, 11,7 è la tensione di queste celle che stanno scaricando veramente tanta potenza continua. Adesso io vorrei lasciare così per farvi questa diretta lunghissima, ma non possiamo stare sul video quanto la diretta che sto vivendo io, quindi siamo a 3 kW precisi e abbiamo spazio fino a 11,2. Adesso comunque interromperò l'alimentazione per vedere a quanto la tensione risalirà sulle celle ad assorbimento zero. Subito è ritornata a 13 volt, si sta stabilizzando, quindi come vedete abbiamo consumato in questa mezz'oretta scarsa veramente poca corrente di queste batterie ed è una cosa veramente eccezionale. Questo inverter mi ha veramente soddisfatto. Se andiamo a misurare adesso tutte le celle, vediamo che sono 28,5, 28,2, 27, 28, 27, 28, 28 e 27. Quindi le celle non hanno avuto nessun surriscaldamento. Invece se andiamo a misurare i busbar, precisamente il positivo segna 27 e 4, il negativo segna 27 circa, quindi c'è stato proprio un 2 gradi di temperatura in più. Invece i cavi hanno ovviamente scaldato perché mezz'ora con questo assorbimento i cavi sono a 40 gradi il positivo e 39 il negativo. Ora 40 gradi il positivo e 39 il negativo dopo mezz'ora di 3 kW è niente in confronto al cavo del BMS prima, che dopo 10 minuti a 1600 watt, cioè la metà, era già arrivato a 84 gradi. Ragazzi, non so voi che impressione abbiate avuto da questo video e che considerazioni possiate personalmente aver fatto per quanto riguarda questo inverter. E parlavamo di questo inverter, ma possiamo adattare queste informazioni a qualsiasi inverter. Quello che interessava a noi era la relazione tra l'inverter, le LiFePO 4 e il BMS, nonché l'equalizzatore attivo e il caricabatterie.
È stato molto interessante, abbiamo visto tante cose, per il resto le situazioni di adattabilità ne sono abituato, quindi vorrei che anche voi vi abituaste a capire come funzionano i meccanismi in modo da attuarli poi nel vostro impianto specifico. Se non sapete cosa fare, avvaletevi di un esperto, perché qui parliamo sempre di corrente ed è molto molto pericolosa, si possono procurare danni a persone o incendi, mi raccomando. Una cosa interessante l'abbiamo vista sulla potenza di questo inverter e su quanto le batterie al litio effettivamente siano efficaci rispetto a quelle che oramai possiamo tristemente definire le vecchie batterie al piombo. Per questo video onestamente non pensavo che il test fosse così lungo, vi avevo riservato una sorpresa che è esattamente lo schema di come un impianto fotovoltaico multiplo possa essere configurato. Però onestamente, e sarete d'accordo con me, non voglio aggiungere un'altra mezz'ora di video a questo già lungo che aveva proprio bisogno di tanti dettagli. Ecco perché questo test è stato veramente lungo e articolato, ma abbiamo veramente sviscerato quella che è la potenza dell'inverter e le capacità di queste batterie, qualche limitazione sui BMS, la fedeltà dell'equalizzatore attivo. Il prossimo video sarà proprio lo schema elettrico di tutti questi componenti che abbiamo raffigurato, più i pannelli fotovoltaici, più i regolatori di carica della ePever, 2 che saranno connessi alle batterie, e quindi sarà un video dedicato proprio a questa tecnica di assemblaggio di tutti i componenti. Io come al solito spero sempre che il video sia stato utile. Attenzione alla corrente, fatevi aiutare da tecnici esperti e quello che vi aggiungo oggi è la campanella, questa cosa che ho detto all'inizio, se volete cliccarla sarete informati sui prossimi video. Rimango sempre sulle mie frasi standard che sono poche. Una è: questo è un canale fai da te, energia fai da te, perché abbiamo la possibilità di fare qualcosa anche noi per la natura che sta veramente andando allo sfacelo. Quindi il mio motto è: salviamo la terra partendo dal nostro metro quadro. Il secondo motto è il solito: se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale. Buona giornata.